Oggi sono a bordo del primo SUV che porto sul mio canale ed è un SUV che mi piace particolarmente perché sul serio sarebbe uno dei papabili qualora dovessi prenderne uno. Sto parlando del Mercedes-Benz GLC 250D 4MATIC. È in commercio dal 2015, ha sostituito la deludente GLK e viene proposto ad un prezzo a partire da 58.000 euro. L'esemplare che sto guidando oggi viaggiava circa sui 67.000 euro, una bella cifra. Monta un 2002 turbo diesel e un 4 cilindri in linea da 204 cavalli, eroga ben 500 Nm di coppia, ha una velocità massima di 222 km/h e uno 0 a 100 in 7 secondi e 6, tanto quanto una sportiva. La massa è di 1845 kg, non è leggerissimo, ma neanche così pesante come molti altri SUV. Il cambio è un 9 rapporti automatico sequenziali, qui infatti ci sono le palette un po' piccole, ma non è di certo un'auto con cui andare a fare le gare. Avendo diverse possibilità di taratura, dalla più confortevole allo Sport Plus per un utilizzo aggressivo, offre ottimi cambi di marcia rapidi con innesti molto precisi. L'assetto è pazzesco, questa appoggia su degli pneumatici da 20 2,55, quindi la trazione, come ho detto in apertura, è a 4MATIC, quindi è integrale e possiede delle sospensioni chiamate Air Body Control. Praticamente l'auto setta le sospensioni calibrandole insieme al motore sterzo e cambio. È una figata. Quando si sale a bordo l'allestimento è pazzesco, è bellissimo, si viene abbracciati sia da tecnologia che da comodità. Anche qui, come sulla classe C che ho testato, il monitor è più piccolo ed è fisso, non scompare. L'infotainment è di livello assoluto, tutto è al posto giusto e il senso prevalente è quello del cazzo che razza di macchina. L'abitabilità è perfetta sia per i passeggeri a bordo sia per quanto riguarda il bagagliaio. Ovviamente questo SUV ha comunque buone doti off-road, anche se non è quella la sua vocazione principale, è più un'auto tipica che fa pesare il proprio pedigree a chi la guarda da fuori. Se dovessi descriverla in pochissime parole, direi che non fa sfigurare la pacchiana, eterna e meravigliosa classe G. Da fuori la GLC è uno dei SUV più belli del marchio della stella ed ha avuto fin da subito il compito di far perdonare a Mercedes quell'obbrobrio chiamato GLK. Dati di vendita alla mano, c'è riuscita alla grande, ha avuto un grande successo, cosa abbastanza prevedibile perché parte appunto come base dalla classe C. Le linee sono molto più piacevoli rispetto alla GLK e il family feeling ha fatto il resto. Il cambio è davvero ottimo, gli innesti sono molto morbidi, non strappa mai. Questo modello è disponibile anche, questo è l'allestimento AMG, ma è disponibile in versione AMG con il 4000 V8 potentissimo da 510 cavalli e 700 Nm di coppia. Deve essere davvero una bestia, spero di provarlo un giorno. Ha un buon coefficiente aerodinamico, infatti aiutano sia i consumi che le prestazioni. I consumi sono molto buoni, vengono dati 20 km/l, madonna, la trazione, il cambio qui ho esitato un attimo, ma i consumi sono abbastanza buoni, da un 20 km/l dicevo sul misto, che può comunque variare in base a quanto si pesta. 204 cavalli non sono pochissimi, ma sono motori davvero ottimizzati alla perfezione. La qualità globale è al top, il prezzo non è assolutamente dei più contenuti, ma se volete risparmiare questo non è il territorio più adatto. Per citare Mercedes, the best or nothing. Adesso le ho messa in Sport Plus. Wow, le esitazioni di cui vi parlavo prima sono state praticamente eliminate. L'auto è molto più aggressiva, anche il sound si fa più aggressivo, la velocità sale in una maniera paurosa, veramente pazzesca. Non sembra così grossa, la seduta è più alta ovviamente e quindi ti ricorda sempre che sei su un SUV, ma le prestazioni non sono di certo inferiori a quelle di un classe C. È veramente, ma veramente una gran macchina. Cambio modulo alla grande, avendo 9 rapporti su cui contare, ti dà sempre quello più adatto, ma la trazione 4MATIC, la trazione 4MATIC, ragazzi, wow, mamma mia, che spettacolo, che spettacolo. I freni non sono affatto sottodimensionati, ho provato macchine molto pesanti che avevano dei freni non all'altezza e qui, come avete potuto vedere,
500 N si sentono tutti, è veramente forte, la spinta è veramente forte. Anche in scagliata il cambio non è mai troppo aggressivo, fa sempre il suo lavoro alla grande, non ti dà mai questa sensazione grossa di scagliata o di contraccolpo. Il sound non è esagerato anche in scagliata, quando se pesti forte le marce vengono tolte senza grossi scossoni. È un'ottima macchina, veramente un'ottima macchina, tanta roba. Insomma, è 1845 kg di macchina, guardate che roba, non si scomoda neanche. Fantastica, fantastica. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!